e benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Marco. Se non avete visto il mio primo video dove presentavo un po' appunto il blog, parleremo di camper, di viaggi in camper e di aspetti tecnici che riguardano appunto tutta la vita del plein air. Oggi sinceramente avrei voluto presentare il nostro camper appunto, ma le condizioni meteo non sono delle più buone, quindi sono qui nel rimessaggio al chiuso e vi farò vedere in questo caso il primo oggetto che ritengo importante, almeno per il nostro stile di vita nel camper, nei nostri consumi energetici. Questo è un generatore solare della EcoFlow, River Pro modello. È il secondo generatore solare che acquisto. Il primo era un PowerHawk PS6 che ho acquistato ormai già da un anno. L'ho usato per un anno e devo dire che sono stato molto contento. È sicuramente un pelino più piccolo di capacità della batteria, ha una batteria da 500 Wh e ha un inverter da 300 Watt. Qui invece parliamo di una batteria da 720 Wh con un inverter da 600 Watt, quindi sicuramente più capiente e più potente, ma ha anche diciamo due grosse differenze sostanziali. La prima è la ricarica, la velocità di ricarica. Quando viene attaccato alla corrente 220 può caricare fino a 600 Watt ora. Quindi immaginate, loro sul sito lo danno a circa da 0 a 80% in 50 minuti. Un altro vantaggio che ha questo, come vedete, non ha un alimentatore, ha solamente un cavo. Ok, quindi io correggo il cavo, non mi devo portare dietro l'alimentatore che occupa sempre spazio, e questo è un altro vantaggio che ha al momento questo generatore solare. L'ho usato ancora poco, quindi magari vi farò una recensione un po' più completa a breve. Cosa ci faccio in camper con questo? Innanzitutto vi farò vedere che ho montato un caricatore per caricare le mie batterie di servizio nel caso ci sia bisogno. Ecco, uno degli altri usi che faccio dell'EcoFlow è questo. Qui c'è il sedile del passeggero dove sono montate le mie due batterie AGM, sono delle Vart da 95 Ah, e io ho montato qui sotto, oltre il Smart Shunt della Victron, che anche di questo ve ne parlerò, ho montato un piccolo caricabatterie già collegato a un polo negativo di una batteria e l'altro polo all'altra batteria. Non faccio altro che, nel caso ci sia bisogno in emergenza, andare a collegare la spina al PowerHawk, accendere in questo caso la C. Faccio vedere che lui inizia a accendersi, non so se riuscite a vederlo perché è un po' basso. Ok, e inizia a caricare. Inizia a caricare e in questo momento ci dà 2 ampere, riesce ad arrivare questo caricabatteria a 4 ampere, non tanto, ma comunque è un buon aiuto. Non sta dando tanto perché adesso la batteria è collegata alla rete e carica al 100%. Questo diciamo fa un piccolo manutentore. Questo è un po' anche l'uso che sto facendo. Vedete che in questo caso mi sta dando un wattaggio di 44 watt, 14-15 ore adesso di autonomia, perché siamo comunque all'87%. Posso caricare le mie biciclette elettriche? Sicuramente è un grosso aiuto quando non siamo collegati in rete, quando non siamo in un campeggio, un'area di sosta, quando siamo in sosta libera. Questo ci aiuta tanto perché con la sua capacità riesce a caricare sicuramente una buona parte delle batterie.
L'altra cosa che utilizziamo e che l'ho cambiato soprattutto dall'altro è la possibilità di usare il phon in camper senza essere attaccati alla 220. Ok, voi direte, ma hai un inverter da 600 watt, come fai a far andare un phon? Minimo i phon sono da 800 watt, altrimenti non riescono ad asciugare. Non è il mio problema, ma il problema, diciamo, delle donne che viaggiano con me. Questo sistema, l'azienda dell'EcoFlow ha inventato un sistema, si chiama X-Boost, e riesce a sopportare un carico da 1200 watt. Allora, un'azienda molto grande, un'azienda seria, c'è scritto benissimo sui siti, ci sono due siti, un sito americano e un sito europeo. Sul sito europeo la potenza massima è di 1200 watt, però c'è anche scritto che in base agli elettrodomestici che vengono attaccati potrebbe funzionare più o meno bene o non funzionare. E infatti io ho fatto alcune prove e devo dire che col phon da 1200 watt, quello piccolino da viaggio, non rendeva molto bene. E allora ho provato 2 o 3 phon che avevo in casa, alla fine quello migliore è risultato questo phon. Un phon ha una potenza massima di 2000 watt e a metà spinta a 1800 watt, quindi siamo ben oltre dai 1200 watt che stanno dicendo loro. Non so come funzioni questo sistema X-Boost, sinceramente non sono un tecnico, però ho fatto le mie prove, al massimo andava in blocco. Quindi non funziona come se fosse sulla 220, quello sicuramente, però ha velocità massima e, scusate, a potenza massima e a velocità media di aria, riesce comunque a funzionare bene. Adesso ve lo faccio vedere. Lo collego. È già acceso, devo solo accendere anche la corrente AC. Ok, si è attaccato l'inverter. Adesso sto usando la prima delle aria fredda, sta consumando, scusate che mi metto gli occhiali perché 200 watt in questo momento, aria fredda al massimo della velocità, 415 watt. Adesso accendo la resistenza al primo livello, sentite che sta già calando la velocità naturalmente e il wattaggio arriva a 593, non salirà mai più di 590 watt ora, perché questo sistema evita di andare oltre quella cifra. Se io adesso lo metto al massimo della resistenza, cala ancora di velocità, però il caldo che emette è sufficiente per fare asciugare i capelli, diciamo, in un caso di emergenza. E con questo, diciamo, riusciamo a risolvere i problemi nel momento che siamo in libera e abbiamo questo bisogno. Spero che sia sentita con questo volume un po' basso. Quindi principalmente l'ho cambiato per quello, anche l'altro andava molto bene, sicuramente questo ha più capacità, ho questo sistema di ricarica più veloce, non si carica solo con la 220, si può caricare naturalmente anche con la 12 volt del motore, e anche questa ha una ricarica di circa 100-120 Wh. L'altro sistema è con i pannelli solari. Questi sono dei connettori MC4, questo è il connettore M60, MC60 credo che si chiami, che si collega da questa parte. Qua ci sono le entrate, sia per la 220, per la 12 volt e anche per il pannello solare. Il pannello solare portatile, che ho acquistato precedentemente per essere usato
sull'altro generatore. È un pannello da 100 watt che utilizzo parecchio quando siamo in giro, non solo per caricare lui, ma perché lo riesco anche a collegare al mio impianto, che porta poi corrente alle batterie di servizio. Anche questo è una cosa che vi farò vedere nei prossimi video. Cosa dire altro? Io questo generatore solare l'ho preso perché era un buon compromesso fra la spesa e la resa. Naturalmente l'EcoFlow fa dei generatori solari molto più potenti, che riescono a far andare tranquillamente i phon, non solo, anche macchine del caffè e tutto il resto, però il prezzo sale tanto, e quindi, diciamo, come ho detto prima, è una buona via di mezzo fra le due cose. Riesco comunque a fare quello che serve senza aver speso una cosa eccessiva. Questo l'ho comprato tramite Amazon, c'era una offerta, mentre il PowerOak, che devo dire anche loro un'azienda molto seria, ho avuto delle richieste e mi hanno risposto immediatamente, l'avevo comprato nel loro sito. Due aziende serie, due aziende che hanno risposto sempre a tutte le domande che gli ho fatto. Però questo alla fine, con una spesa leggermente superiore dalla vendita che ho fatto del PowerOak, ho acquistato questo. Adesso lo testerò e magari ve ne parlerò fra un po' di tempo. Qui abbiamo, se riuscite a vedere da vicino, magari mi avvicino un attimino, avete tutte le informazioni che si possono avere. Abbiamo l'input, l'output. In questo momento vedete un watt perché è acceso l'inverter. L'inverter ha un leggero consumo. Ci sono 3 prese USB, una USB-C con uscita addirittura da 100 watt. Qui abbiamo l'uscita per diciamo, l'accendisigari. E poi ci sono anche questi 2 cavi che sinceramente non ho mai capito che cosa possono servire, neanche le recensioni che ho visto non ho mai capito cosa servono. Tutti i cavi sono in dotazione, viene fornito veramente bene con tutto quanto, addirittura abbiamo anche un'applicazione che dall'applicazione riusciamo a gestire tutto quanto, addirittura per passare dalla modalità inverter normale o la modalità X-Boost, che serve quella per andare gli oltre 600 watt che l'inverter può dare, lo possiamo fare solamente dall'applicazione. Magari ve la faccio vedere, riesco a metterla sopra nel video. Ok, non so, mi dispiace da non riuscirvi a farvi vedere il camper da di fuori, ma quello appunto ve lo farò la prossima volta. Questa qua è un po' l'idea. Certo, uno potrebbe anche montare un inverter sulle batterie di servizi. Per far andare un phon ci vuole un inverter almeno da 1500 watt e ha un costo, ok, parliamo di inverter sempre buoni, ok? Inverter buono costa all'incirca questa cifra qua, con la differenza che andare a prendere dalle batterie AGM una potenza del genere, da quello che ho capito io, non è una cosa proprio sana per le batterie. Magari lo riescono anche a sopportare, ma in breve tempo magari andiamo a rovinare le nostre batterie. E quindi, a parte la spesa di comprare l'inverter, andare a prendere tanta corrente da batteria AGM, mi hanno detto che non è tanto corretto. Io sono batterie nuove, mi piacerebbe tenerle ancora un po' di tempo. In futuro sicuramente la batteria a litio è nei miei obiettivi, al momento ha dei costi troppo alti per me, quindi aspetterò ancora un attimino. Con la batteria a litio sicuramente questi problemi non ci sono, di phon o di autonomia naturalmente, da quello che ho visto sulle recensioni
su YouTube e parlando con qualcuno che le ha già montate, però questo sarà un passo sicuramente successivo, non in questo momento. Ok, io per questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio di essere stato magari qui fino alla fine, se vi piace datemi un like gentilmente e magari iscrivetevi al canale attivando la campanella per essere avvisati nel momento che vi farò vedere appunto gli altri video che ho in programma, oltre ai viaggi che farò prossimamente. Probabilmente questo weekend ci spostiamo, se riesco vi farò vedere dove ci fermiamo a dormire e che cosa andiamo a vedere. A presto!